benvenuti in questa prima diretta sul mio canale YouTube. Oggi andremo a parlare delle spezie, in particolare le spezie utilizzate per preparare il pollo tikka masala. Come si vede io sono indiana, quindi sono molto amante delle cucine orientali, non solo di quelle indiane, ma in generale della cucina etnica. Per le dirette ho pensato di fare una serie di video in cui prepariamo una ricetta, ma prima della preparazione della ricetta andiamo anche ad affrontare un pochino quali sono gli argomenti e gli ingredienti, scusatemi, che andremo ad utilizzare. Allora, partiamo col dire una cosa, scusatemi un secondo. Ok, partiamo col dire una cosa, quello che qua in Italia e in Europa in generale viene chiamato curry, in realtà non esiste in India, o meglio, il curry esiste ma è un albero che produce delle foglie, le cosiddette, le famose foglie di curry, che vengono utilizzate come spezia, ma quello che qua noi chiamiamo curry come mix di spezie, in India si chiama masala. Il più famoso che probabilmente conoscete tutti è il garam masala, che si trova un po' ovunque. Però ecco, diciamo che ce ne sono di tanti tipi, ok? Ci sono i masala per il pollo, il masala per il pesce, il masala per le verdure, il masala per il riso. Noi lo chiamiamo curry erroneamente, in realtà si chiamano masala e vuol dire proprio mix di spezie. Allora, per oggi andiamo a vedere quali saranno gli ingredienti della ricetta che andremo a fare, vi ricordo, domenica prossima, il pollo tikka masala. Se siete stati qualche volta al ristorante indiano, l'avrete visto nel menù, magari l'avete anche ordinato, non lo so. È un pollo speziato, mediamente piccante. C'è da dire che nei ristoranti indiani qui in Europa anche quello che viene definito piccante per una persona indiana in realtà non è piccantissimo, per noi magari sì, ma io prediligo la versione originale indiana. Alcune ricette poi le ho imparate anche durante il mio viaggio di nozze, dove le ragazze indiane, le suore e le persone che ci hanno ospitato in generale mi hanno insegnato tante cose. Comunque, non divaghiamo e partiamo a conoscere gli ingredienti che andremo ad utilizzare domenica prossima per il nostro pollo tikka masala. Allora, le spezie, partiamo, sono il red chili kashmir, ok? Io ve le faccio vedere le buste, perché io preferisco ordinare le buste, quelle originali che arrivano dall'Asia, insomma, no? Però poi le trovate anche al supermercato, la maggior parte delle spezie. Comunque, io poi quando le uso a casa, siccome prendo le buste grandi, me le divido in barattolini in modo da averle pronte, ma per il video ho preferito farvi vedere quali sono. Quindi abbiamo il red chili kashmiri, ok? Mi raccomando il kashmiri perché il kashmiri è forte, ma è anche molto aromatico. Io prendo il kashmiri extra, che vuol dire molto piccante. Se no potete prendere il red chili kashmiri normale, semplice. Poi la curcuma, noi la conosciamo così in polvere, ok? Ma in realtà la curcuma è un tubero, ok? Ve lo mostro? Ve lo mostro volentieri. In realtà la curcuma è un tubero, come lo zenzero, ok? Questo è il tubero della curcuma, spero che si veda bene, se vedete si vede l'arancione. E è molto particolare perché rispetto alla polvere, che personalmente, almeno a mio personale gusto, sa di poco, la curcuma fresca ha un aroma spettacolare, cioè ricorda leggermente la carota, ha la dolcezza della carota, il profumo della curcuma in polvere, ha una dolcezza e una freschezza che ricordano un pochino il basilico, il prezzemolo e la menta, cioè ha un aroma unico la curcuma fresca. Io, se avete la possibilità, vi consiglio per le ricette indiane di utilizzare quella piuttosto che la curcuma in polvere. Comunque, in ogni caso va bene anche quella in polvere. L'altra spezia che andremo ad utilizzare per il chicken tikka masala è il cumino, ok? Noi lo useremo in polvere e il cumino assomiglia come forma, purtroppo ho terminato i semi di cumino,
se no ve li avrei fatti vedere. Comunque assomiglia come forma ai semi di finocchio, in realtà però è più sottile, più scuro e ha un aroma diverso, da non confondere col cumino che si usa in Italia, perché il, il- noi lo chiamiamo cumino questo, però in realtà ha un altro nome. Ok, quello che qua noi chiamiamo cumino sarebbe il kummel e ha un aroma un po' più intenso. Il cumino indiano ha un aroma un po' più delicato. L'altra spezia che poi andremo ad utilizzare è la polvere di coriandolo. Allora, il coriandolo ha un profumo e un sapore molto particolare, quello fresco. Quello fresco sono delle foglie, ricordano come forma, ricordano il prezzemolo, ma il sapore del coriandolo fresco è davvero cioè, o lo ami o lo odi. Io personalmente non lo amo fresco, ricorda molto la cimice, dovete assaggiarlo per capire se vi piace o no. A me personalmente ricorda un pochino l'odore della cimice e non riesco proprio a mangiarlo fresco. Però invece i semi e i semi essiccati e polverizzati mi piacciono molto perché sono molto profumati e molto delicati. Quindi noi andremo ad utilizzare la polvere di coriandolo. L'altra spezia che andremo ad utilizzare, che non è propriamente una spezia, è il garam masala. Io questo non ce l'ho in sacchetto perché lo faccio io a casa, me lo preparo di volta in volta e è appunto, come dicevamo all'inizio della diretta, è un masala, quello che noi qua chiameremo curry, un mix di spezie, molto aromatico, molto profumato, è fatto con coriandolo, cumino, anice stellato, cannella, noce moscata e un sacco di altre spezie che non vi sto ad indicare. Certo, se vi fa piacere sapere come farvelo in casa il garam masala, magari mi lasciate un commento nella chat o un commento nel video e possiamo pensare di fare una diretta così vi mostro come si prepara. Comunque questa è una di quelle che andremo ad utilizzare per il pollo tikka masala. L'altra spezia che io personalmente adoro è l'amchur. Cos'è l'amchur? L'amchur è mango, il mango essiccato. Perché si usa, in particolare con la carne e con il pesce, in India si usa molto l'amchur? Perché il polvere di mango essiccato favorisce quella che si chiama caramellizzazione degli zuccheri. Cosa vuol dire? Che se voi cucinate la carne alla griglia, al forno, in padella, quindi in qualunque maniera tranne che in umido, favorisce la caramellizzazione, cioè la formazione di quella crosticina dorata. La favorisce senza alterare il gusto della carne o del pesce. Io lo amo molto l'amchur, se avete l'occasione, se avete un negozietto etnico, lo trovate sicuramente, provate a prenderlo ed assaggiarlo, è mango essiccato, è leggermente acidulo, però anche dolce, proprio come il mango. Se ne usa veramente una minima quantità, perché ovviamente sennò il sapore sovrasterebbe gli altri, e è utilissimo. L'altra spezia che poi andremo ad utilizzare è il pepe, questa la conoscete. Noi usiamo il pepe nero, io anche questo prendo il pepe nero che arriva dall'India e è molto intenso, però ovviamente prendete il pepe nero che trovate, non c'è problema. Io preferisco partire dal pepe nero in grani e macinarlo perché tenendolo in grani l'aroma rimane molto più intenso. Invece con quello in polvere una volta aperto poi tende a svanire il profumo. La cucina indiana è fatta molto oltre che di sapori, anche di profumi. Sono molto collegate queste due cose. L'altra spezia che ci servirà per il pollo tikka masala è il fieno greco. In indiano si chiama methi, ok? Da noi si chiama fieno greco. Sono delle foglie, trovate anche i semi, potete acquistare anche i semi. Se acquistate i semi si utilizzano in un'altra maniera in cucina indiana, ma li potete anche coltivare, vi crescono le piantine e vi raccogliete le foglie. Io l'ho fatto per qualche anno, poi adesso ho cambiato i vasi, quindi l'ho comprato, però insomma vi invito a provare. Il fieno greco, questo, il methi, è quello che dà quel caratteristico profumo e sapore al famoso, tra virgolette, curry che si utilizza qua e che assaggiate nei ristoranti indiani qua in Europa. In tutti i ristoranti indiani qui in Europa, se voi prendete una salsa al curry, ok, ha questo profumo qua. Il profumo, quel profumo che vi affascina tanto, è dato dal methi, dalle foglie di fieno greco. Un'ultima spezia
che andremo ad utilizzare per il nostro pollo tikka masala è, scusatemi, il macis. Il macis è una spezia favolosa perché è il mallo della noce moscata, praticamente. Si chiama anche maiz o mais, qualcuno in italiano lo traduce mazza. Io non sono d'accordo, preferisco chiamarlo col suo nome latino, macis. È il mallo della noce moscata, ve lo mostro bene. Il vantaggio di comprarlo intero, potete trovarlo anche in polvere, ma il vantaggio di comprarlo intero è che potete scegliere personalmente la quantità che volete utilizzare e si può grattugiare, sminuzzare con le mani oppure anche usare intero. E poi ve ne scegliete appunto quante foglie ne volete. Ve lo mostro di nuovo. Questo è proprio il mallo, si apre, all'interno qua ci sarebbe la noce moscata che è nera, si rompe il nero e all'interno c'è quella che voi comprate intera, color nocciola. Il macis ha un aroma che ricorda naturalmente, anche il profumo ricorda naturalmente la noce moscata, ma per quanto riguarda il sapore è molto più particolare, perché oltre a sapere di noce moscata è leggermente, ricorda un pochino il pepe e un pochino l'acidulo del limone. È molto particolare come spezia ed è molto buona ed è molto utilizzata nella cucina indiana per la carne, per i piatti a base di carne. Allora, queste sono le spezie che noi andremo ad utilizzare domenica prossima nella nostra diretta per il nostro pollo. E vi serviranno anche del latte. Vi spiego perché il latte, perché normalmente il tikka masala si prepara o con lo yogurt o con il curd, che da noi sarebbe più o meno il latticello. Non è esattamente il latticello, il curd è una cosa particolarissima e ho visto in India, mi hanno mostrato appunto come lo producono e da noi è un po' difficile trovarlo, però se trovate il negozietto etnico che ce l'ha vi prendete il card, se no se trovate il latticello che è quello che avanza dalla preparazione, per capirci, della ricotta, dello yogurt, dei formaggi, oppure io preferisco per l'appunto il latte. Nei ristoranti indiani la maggior parte delle volte usano la panna. Io non amo l'utilizzo della panna perché è molto grassa e sebbene il grasso serva a favorire la diffusione delle spezie, tende anche a lasciare quella sensazione in bocca che non ci fa godere appieno dei sapori indiani. Quindi io vi consiglio il latte, vi servirà il latte. Io utilizzerò il latte senza lattosio per motivi personali, voi utilizzate se volete il latte intero. E poi vi servirà il ghee. Potete prepararvelo in casa, se vi interessa sapere come si prepara il ghee in casa, anche qua lasciatemi un messaggio e vediamo di preparare una diretta anche su quello. Una piccola nota tra parentesi, vi ricordo che il ghee non è assolutamente il burro chiarificato, sono due cose completamente diverse, anche se qua si tende a pensare che siano la stessa cosa, in realtà è proprio diversa la preparazione del ghee e anche questo ovviamente l'ho scoperto grazie alle cuoche indiane che mi hanno insegnato parecchie cose. Comunque vi servirà il ghee, il latte, ovviamente il pollo, normalmente sale e pepe, lo zenzero è un'altra spezia che, scusate, non ve l'ho mostrata, magari probabilmente molti di voi la conoscono già, però io ci tengo a farvi vedere. Allora io lo zenzero lo preparo già, lo prendo intero, prendo il tubero intero, fresco, lo sbuccio quando è fresco, lo sbuccio e poi me lo taglio già a pezzettini e si conserva benissimo in congelatore nei sacchetti. Ora non so se lo vedete, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. In questo modo siete più comodi, vediamo se si vede, forse così lo vedete bene? Ok, vedete è già preparato, tagliato a tocchetti e già pelato, si conserva in congelatore e preparato così è comodo perché potete utilizzarlo grattugiato e da congelato lo zenzero si grattugia molto meglio. E potete utilizzarlo per estrarne il succo, sempre da congelato, grattugiato in una scotta, strizzate e usate il succo, oppure lo utilizzate già a pezzettini da tritare, insomma potete utilizzarlo nelle maniere più disparate. Se ve lo preparate già così e partite da quello fresco.
Se non trovate lo zenzero fresco, naturalmente va benissimo anche quello che potete trovare in polvere. Datemi un secondo che lo rimetto in congelatore. Vi serviranno anche domenica prossima i peperoncini freschi e vi servirà no niente, siamo a posto così. Allora vi faccio un recap degli ingredienti che vi serviranno domenica prossima se volete cucinare insieme a me il pollo tikka masala. Ok, vi serviranno il chili kashmir red hot, vuol dire peperoncino rosso del Kashmir. Io lo prendo extra hot, ma se non amate molto il piccante prendete quello semplice normale. Si utilizza il Kashmir perché oltre alla piccantezza rilascia moltissimo il profumo e l'aroma. Il cumino, quello che noi qua chiamiamo cumino, che in indiano si chiama gira, e c'è un motivo, come vi spiegavo prima, perché il gira in realtà non è il cumino europeo, è una sottospecie di cumino però leggermente differente sia come forma, come colore e come sapore. Il coriandolo in polvere oppure i semi di coriandolo da triturare, scegliete voi come preferite. Se amate il coriandolo fresco potete utilizzare benissimo anche il coriandolo fresco. Io, come vi ho detto, non lo amo fresco e quindi preferisco utilizzare questo. La curcuma, se volete utilizzate quella in polvere, mio consiglio personale però è di utilizzare il tubero fresco. Questo assomiglia come forma a quello allo zenzero, si sbuccia, si taglia, dentro arancione, bisogna stare attenti quando la si tocca perché sennò lascia il colore, però il sapore ne guadagna se utilizzate la curcuma fresca. Il garam masala, anche questo garam masala io lo faccio in casa, se volete potete trovarlo nei negozietti etnici, trovate la bustina con dentro già gli ingredienti di garam masala da frullare e tritare e ridurre in polvere, oppure trovate anche il garam masala già in polvere, scegliete voi. L'amchur, la polvere di mango, il pepe nero. Non utilizziamo altri pepi perché hanno un profumo troppo sovrastante, tipo il pepe bianco, il pepe rosa, eccetera, hanno profumi molto intensi che andrebbero a sovrastare le altre spezie. Utilizziamo il pepe nero, il fieno greco in foglie, per la ricetta del tikka masala ci serve in foglie. Si chiama nei negozietti etnici, se chiedete il fieno greco non capisco, non più delle volte cos'è, si chiama così, Kasuri Methi. Vi lascio un attimo il tempo di vederlo, così se volete copiarvelo il nome, si chiama Kasuri Methi, ok? E ultimo ma non ultimo, il macis, mace in inglese, perché magari nei negozi etnici non capiscono il mace in inglese. Lo chiedete intero, io vi consiglio di prenderlo intero se lo trovate, ok? Il pollo, beh, il sale ovviamente, il latte, lo zenzero e perfetto. Questi sono gli ingredienti che vi dovrete procurare se volete, se avete piacere di cucinare con me domenica prossima il pollo tikka masala, quello che in indiano chiamano chicken tikka masala. Tra parentesi, ovviamente adesso che vi ho spiegato un pochino la differenza tra curry e masala, vi spiego anche cos'è tikka. Tikka semplicemente significa pezzo, quindi sarebbe pollo nelle spezie a pezzi. Chicken tikka masala è semplicemente quello, ok? Perché si taglia a pezzettoni, si prepara, si fa marinare, il resto ve lo spiego domenica prossima, vi spiegherò tutti i vari passaggi per la ricetta, ok? Che dire, io spero che questa prima diretta vi sia piaciuta. E se avete domande, dubbi, perplessità, qualsiasi altra cosa, non esitate, lasciatemi un commento o scrivetemi nella chat come preferite. Ecco, e che dire, sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità. Se vi è fatto piacere questa diretta, vi aspetto domenica prossima alla stessa ora più o meno, quindi 8 e 3 quarti, 9. E vi aspetto sul mio canale Instagram Cucina Economica,
se già non mi seguite, e se vi va vi invito a seguirmi anche sul mio canale YouTube. Un abbraccio, buona serata e alla prossima diretta domenica ore 20:45.